Come va? E bentornati sul mio canale. Come sempre, prima di iniziare il video vi ricordo di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità. Prima di iniziare il video vi ricordo come sempre che se volete maggiori informazioni su questi argomenti o su altri argomenti, comunque in ogni video trovate poi i collegamenti nella descrizione del video, attenzione, non nei commenti ma nella descrizione. Non nei commenti perché sennò dovrei fare una cosa infinita di collegamenti che non finisce più. E poi a parte che mi pare che ultimamente YouTube sta iniziando a togliere i collegamenti dei link dai commenti perché per questioni loro, non so, delle norme della community, insomma, quindi sta iniziando un po' alla volta a toglierli. Quindi li trovate nella descrizione di ogni video. Poi adesso parlo un attimino dell'argomento di oggi, poi vi do altre informazioni che mi avete chiesto nei commenti sotto altri video, quindi vi spiego poi cosa fare, cosa non fare, dove andare, dove non andare, insomma vi spiego poi un pochino meglio le questioni. Quindi partiamo subito con il primo argomento di oggi. Oggi vediamo un servizio dell'INPS in favore dei lavoratori sordomuti e invalidi, perché questo servizio permette di inviare la domanda di riconoscimento del beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa ai fini pensionistici e contributivi per i lavoratori sordomuti e invalidi con un'invalidità superiore al 74%. Ovviamente questo video sarà anche sottotitolato perché dare ovviamente la possibilità a tutti quanti di capire quello che sto dicendo, quindi chi vuole troverà i sottotitoli, avrà la possibilità di attivare anche i sottotitoli del video. Ma vediamo a questo punto brevemente che cos'è. A partire dal 2002, l'articolo 80,3 legge 23 dicembre 2000 numero 388, trovate il collegamento qui sotto, riconosce in favore dei lavoratori sordomuti e degli invalidi per qualsiasi causa un beneficio di 2 mesi di contribuzione figurativa, fino al limite massimo di 5 anni per ogni anno di servizio effettivamente svolto presso pubbliche amministrazioni o aziende private o cooperative. Questo beneficio è riconosciuto su richiesta direttamente dalle persone interessate ed è utile ai soli fini del conseguimento del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva. A chi è rivolto? Le persone beneficiarie sono i lavoratori sordomuti, di cui l'articolo 1 legge 26 maggio 1970 381, e gli invalidi ai quali sia stata riconosciuta per qualsiasi causa un'invalidità superiore al 74%. Oppure riconducibile alle prime 4 categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 81 del 834, che poi questa tabella comunque ve la lascio qui sotto a questo video nella scheda. Come funziona? La maggiorazione del periodo di servizio effettivamente svolto non si configura come un accredito di contributi sulla posizione assicurativa, ma viene attribuita all'atto della liquidazione della pensione o del supplemento. La maggiorazione di 2 mesi di contribuzione figurativa per ogni anno effettivamente prestato viene riconosciuta fino a un limite massimo di 5 anni, un po' come avevo già detto all'inizio del video. Poi comunque anche qui per maggiori informazioni su come funziona meglio, perché la cosa è molto più lunga, vi rimando a leggere il messaggio dell'INPS, che anche questo ve lo lascio qui sotto nella descrizione del video. Adesso vediamo prima la domanda e poi quali sono i tempi di lavorazione. Partiamo con la domanda. Questo beneficio viene riconosciuto, come ho detto prima,
su richiesta degli interessati, contestualmente alla presentazione della domanda di pensione, corredata ovviamente di tutta la documentazione che attesta la sussistenza delle condizioni sanitarie richieste proprio dalla legge. Molto molto importante per i soli iscritti alla gestione esclusiva ex INPDAP, la domanda di riconoscimento dei benefici deve essere presentata in continuità di attività lavorativa al datore di lavoro. Ora vediamo i tempi di lavorazione, perché qua veramente c'è da capire quanto tempo ci vuole. Allora, il termine di solito ordinario per l'emanazione dei provvedimenti è stato stabilito dalla legge in 30 giorni ed anche qui vi lascio poi nella descrizione del video il collegamento alla tabella dove sono riportati i termini superiori ai 30 giorni stabiliti dall'INPS con un suo regolamento. Ora cambiamo argomento e parliamo di un'altra questione. Vediamo brevemente, ma molto brevemente, i bonus disponibili nel 2023 per quanto riguarda tutti coloro che hanno intenzione di cambiare una caldaia. Visto che stiamo arrivando all'inverno, ovviamente bisogna fare le prime manutenzioni, il controllo annuale, spenderci soldi e poi magari qualcuno si scassa o qualcuno è già scassata, quindi bisogna cambiarla. Allora vediamo un attimino quali eventuali possibilità esistono. Premetto che anche questi potrebbero cambiare e comunque potrebbero anche non essere andare bene per tutti quanti, perché ognuno ha delle condizioni diverse, ognuno si trova in situazioni diverse, quindi non è detto che vadano bene per tutti quanti. E quindi abbiamo il super bonus al 90%, che attualmente è una delle agevolazioni, quelle forse più vantaggiose, quelle che vi fa risparmiare più soldi. Ecco, quindi questo qua attualmente è, diciamo, il top che abbiamo al momento. Poi esiste anche l'eco bonus al 50%. E anche questo più o meno diciamo che mettiamolo come secondo in classifica. Poi esiste l'eco bonus al 65% e anche questo non è malvagio, è anche diciamo anche un pochino migliore di quello al 50%, quindi va bene anche come terzo in classifica. E infine abbiamo il bonus ristrutturazione al 50%. Ovviamente per chi fa una ristrutturazione ci può mettere anche dentro questa cosa qua. Però le ristrutturazioni, diciamo, ci va un po' di pratiche, non pratichine, geometri, architetti, comune, denunce di questo e di quell'altro. Alla fine, insomma, sì, conviene se chi effettivamente, come dico io, vuole prendersi la mal di pancia di fare una ristrutturazione. Dico così perché io sono uno che per esempio di fare ristrutturazioni, butta giù muri, tira su muri, intonaco, piastrelle, muratori, idraulici, mi vengono già certi mal di pancia, certe ansie, quando mi viene che cose che già io sono uno che le ristrutturazioni per me potrebbero anche non esistere, ma questo è un mio pensiero. C'è gente che invece ci va a nozze con le ristrutturazioni. Io conosco persone che appena possono, subito una bella ristrutturazione. Io invece sono contro perché mi dà noia, casini, polvere, gente che va, che viene, insomma, sono punti di vista. Poi cambiamo argomento e adesso vediamo un attimino qualche collegamento dei siti internet vari. In pratica me lo stavate chiedendo nei video e ve lo dico perché appunto, siccome che molte persone mi hanno detto ma hai parlato di questo argomento ma non trovo il collegamento. Allora, come vi ho detto all'inizio, YouTube sta cambiando un po' la politica dei collegamenti all'interno dei video. Quindi adesso io ve li lascio qui
info box o descrizione del video. Andate, se vi interessano, andate a cercarli lì dentro, non nei commenti, perché ho visto che nei commenti ultimamente YouTube li sta praticamente bloccando, addirittura cancellando i link, come vi ho detto, per questioni sue, della community, insomma, vabbè, questioni sue. Allora, partiamo dal primo. Vi do il collegamento al sito internet dove ci sono scritte le indicazioni per presentare domanda di supporto per la formazione e il lavoro. Questo collegamento è del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Qui dentro si parla molto brevemente, c'è anche uno schemino, un'immaginina che spiega come funziona, URP online, politiche del lavoro, decreti, quant'altro. Qua spiega brevemente che dal 1° di settembre gli ex percettori di RDC fra i 18 e i 59 anni, privi di una condizione di fragilità, quindi presenza di figli minori, persone con disabilità o persone con più di 60 anni, potranno accedere alla nuova misura per il supporto per la formazione e il lavoro. Qua dentro la pagina, quando la aprite, trovate alcuni collegamenti al SISL, al servizio online, al sito internet con domande e risposte, quindi è molto breve, se volete ve lo andate a leggere, saranno una trentina di righe, insomma 2 minuti di lettura. L'altro collegamento, che riguarda sempre il supporto per la formazione e il lavoro SFL, questa volta è un collegamento però del sito internet dell'INPS. Anche qui vi spiega che cos'è, questa pagina è stata aggiornata da poco, quindi è fresca fresca. Che cos'è, a chi è rivolto, l'età compresa 18-59 anni, come ho detto prima, come funziona, come fare domanda, requisiti, non requisiti, economici, reddituali, patrimoniali, obbligo di comunicazione. Insomma, questa pagina, come fare domanda anche, questa pagina qua sinceramente è fatta molto molto bene. È un po' più lunga dell'altra, però qui veramente si capisce tutto, è spiegato tutto molto chiaramente. Questa volta l'INPS si è superata, ha usato delle terminologie, delle parole in italiano comprensibili, non il classico discorso politichese che non si capisce mai. Qua invece si capisce veramente molto bene. Mentre invece l'ultimo collegamento di oggi riguarda l'assegno di inclusione. Anche questo collegamento trovate qui sotto in descrizione del video, è il sito internet del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Anche qua vi spiega che cos'è, a chi è destinato, i diversi requisiti, quindi cittadinanza, residenza, soggiorno, requisiti economici, elementi che determinano il reddito familiare, requisiti patrimoniali, la scala di equivalenza, perché in un altro video mi hanno detto sì, perché il componente vale 1, allora tu devi essere più preciso, perché se dai informazioni di qua e di là, allora volete sapere com'è la scala di equivalenza? Ve l'andate a guardare direttamente sul sito internet del Ministero del Lavoro, così facciamo prima e non ci confondiamo. Qui Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo sto guardando proprio qua in diretta online con voi, quindi un componente vale 1, per ciascun altro componente con disabilità più 0,50, altro componente con età pari o superiore a 60 anni più 0,40, insomma c'è tutto il disegnino fatto per bene, vari colori, così si capisce, semplice, chiaro, comprensibile a tutti. E poi vabbè, vi spiega anche come richiederlo, se ci sono delle variazioni nell'attività lavorativa, altre variazioni, un patto di attivazione digitale e via discorrendo. Anche questo è fatto molto molto bene.
quindi vi consiglio di andarla a vedere. Bene, con questo è tutto, ricordatevi che esiste una chat riservata solo a voi che siete iscritti al mio canale di YouTube, la trovate su Telegram, quindi andate nell'applicazione, lente di ingrandimento dentro l'applicazione di Telegram ovviamente, e cercate Luigi YouTube, poi anche questo vi lascio il collegamento qui sotto nella descrizione del video così fate prima a trovarla. Vi ricordo che quella chat è stata aperta con un intento. Qual è questo intento? Allora, è quello che se avete delle domande, fate delle domande e all'interno della chat c'è qualcuno che risponde alle vostre domande. Attenzione però, non funziona solo nel modo in cui cioè voi entrate e fate la domanda e ve ne andate e buon altro secchio. No, quella chat è stata pensata anche per dare risposte. Quindi voi entrate, avete una domanda, fate la domanda. Se qualcuno che fa una domanda e voi conoscete la risposta, allora potete rispondere tranquillamente, perché questa è una chat, come ho detto, pensata per darsi una mano a vicenda, non solo per ricevere, perché cioè, qua non siamo qui per pettinare le bambole, ma siamo qui per darci una mano a vicenda. Quindi volete fare una domanda? Fate una domanda. Se conoscete la risposta, potete e dovete rispondere agli altri che hanno il dubbio. Quindi funziona in un doppio senso. Io do e io ricevo. Io ricevo e io do. Questo è il funzionamento di quella chat. Bene, con questo è tutto, io vi ringrazio per avermi guardato, ricordatevi di iscrivervi qui sotto al mio canale di YouTube, di attivare anche la campanellina così sarete sempre aggiornati su tutte le prossime novità e noi ci vediamo sempre qui sul mio canale di YouTube che poi alla fine è quello che vi fa i conti in tasca. A presto, ciao!